Terry Knorr è una ragazzina e non si dà pace. Ha bisogno di confessare qualcosa che sconvolgerà chiunque l'ascolti. Prendere questa decisione le costa fatica e quando finalmente si decide si trova di fronte solo persone che non hanno nessuna intenzione di crederle. Lo psicologo che la sta seguendo pensa che Terry si stia inventando tutto. Persino la polizia la liquida in 448, immaginando che la ragazza abbia qualche problema e le idee molto confuse. Il racconto della ragazza è talmente assurdo che non pensano neppure di approfondire quanto sta dicendo. Eppure sarebbe bastato fare qualche breve ricerca per capire che sta dicendo tutta la verità, per quanto possa essere incredibile. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Stamattina mi sono messa un pochino al sole, nel frattempo andavo avanti con le varie storie che voglio raccontarvi e mi sono abbronzata praticamente solo qua. Quindi mi sono quasi ustionata solo qua e il resto, collo eccetera, è rimasto bianco. Quindi avrò una bronzatura maculata quest'estate. E che era talmente una bella giornata che mi sembrava un peccato sprecare tempo dentro casa e quindi ho detto approfitto, faccio quel che devo fare fuori, ma poi non mi sono resa conto del tempo che passava, per cui sono rimasta così e vabbè, pazienza. Oggi speriamo non ci siano allarmi che suonano, cani che abbaiano, bambini che piangono e quant'altro da doverci interrompere di continuo per i rumori molesti. Di storie familiari davvero incredibili e infernali ne abbiamo già affrontate, ma questo caso ti si ferma sullo stomaco senza pietà. Nello Utah, una ragazza di 16 anni, che sembra alquanto disturbata, decide di mettere fine al silenzio. La polizia dovrebbe essere il posto giusto per rivelare al mondo tutto quello che è successo nella sua famiglia. Gli agenti però non la prendono sul serio. È evidente che la ragazza sta inventando tutto. Nulla può accadere di così terrificante alla luce del sole, senza che nessuno intervenga poi. Teresa Knorr, da sempre chiamata Terry, pensa così di rivolgersi al suo psicologo. Chi meglio di lui può capire, accettare e credere a quello che sta dicendo? La risposta in questo caso è chiunque altro, perché lui non le crede affatto. Quello che sta raccontando deve essere pura invenzione, altrimenti significa che l'inferno è già arrivato sulla terra. Terry però non vuole rassegnarsi, vuole che tutti sappiano e non si ferma. Si rivolge a Fox Criminal Most Wanted e rivela tutto quello che sa. Lei conosce l'identità di due vittime che risalgono a 10 anni prima, una del 1984 e una del 1985, e conosce anche il loro assassino. Finalmente qualcuno è disposto a darle il beneficio del dubbio e proprio i redattori del programma le consigliano di rivolgersi alla polizia di Placer, in California. Questo perché il primo corpo è stato trovato proprio lì. Terry non perde tempo e segue quel consiglio. Quando racconta tutto alla polizia di Placer, finalmente trova qualcuno disposto a crederle. I dettagli che racconta sono troppo particolareggiati per non farsi venire almeno il dubbio che stia dicendo la verità. Il corpo di quella Jane Doe, identificata con il numero 4873, finalmente ha un nome, ma la storia che c'è dietro nessuno vorrebbe ascoltarla. Il suo nome è Susan Marlene Knorr, ma partiamo dal principio. Il corpo era stato ritrovato dopo che qualcuno gli aveva dato fuoco. Era rimasto poco da identificare. Terry è la figlia di Teresa Ginny Francine Knorr. Teresa, madre, nasce nel 1946 a Sacramento. È figlia unica di Swan Gay e Jimmy Cross. È una famiglia relativamente tranquilla, entrambi i genitori lavorano duramente e riescono persino a comprarsi una casa. Non sono ricchi, ma non sono neanche indigenti. Purtroppo l'equilibrio di ogni famiglia dipende da svariati fattori, non ultimi la salute e il denaro. La catastrofe è dietro l'angolo.
Teresa è ancora piccola quando suo padre si ammala. Il mostro maligno che lo sta consumando si chiama morbo di Parkinson. All'improvviso non può più lavorare e tutto il fardello economico rimane sulle spalle della madre che fatica a tenere a galla l'intera famiglia. Sono tempi in cui l'uomo crede di poter intervenire su qualsiasi malattia che abbia a che fare con il cervello mettendoci direttamente le mani. Oggi noi sappiamo che non è possibile operare qualcuno e farlo guarire dal morbo di Parkinson, ma a quei tempi non era strano che i medici tentassero, con troppa leggerezza, di risolvere il problema con un intervento chirurgico. A seguito di questo intervento le cose per la famiglia Knorr peggiorano irrimediabilmente. Jimmy Cross cambia completamente. Ormai depresso in modo cronico, frustrato per la sua condizione e rabbioso verso chiunque, sfoga tutto il suo malessere sulla moglie e sulla figlia. Quando Teresa ha solo 16 anni, sua madre muore di infarto proprio di fronte a lei. L'ultimo elemento della famiglia che ancora poteva darle un po' di sicurezza se n'è andato lasciandola sola, con il peso enorme di un padre malato. Questa storia ricorda moltissimo quella di Sylvia Likens. Se non avete visto il video, recuperatelo, è questo qua. Teresa è costretta ad andare a lavorare, ma le spese sono così tante che alla fine il padre è costretto a vendere la casa che con tanta fatica era riuscito ad acquistare per la sua famiglia. Non è strano che in una situazione di questo genere Teresa cerchi il modo per fuggire. Quando incontra Clifford Clyde Sanders pensa immediatamente di aver trovato una soluzione a tutti i suoi problemi. Nel giro di pochi mesi, all'età di 16 anni, lo sposa. Clifford ha 21 anni. Sono entrambi molto giovani e probabilmente impreparati alla vita matrimoniale. La relazione è fin da subito molto tormentata, con infinite discussioni, crisi di gelosia e sfuriate che finiscono ben presto con il logorare entrambi. Nel 1963 però nasce Howard Clyde Sanders. Il problema nella coppia è più Teresa che Clifford. La sua insicurezza e il suo passato influenzano il modo in cui si rapporta con il marito. È così gelosa, così convinta che lui l'abbandonerà, che non fa che controllarlo costantemente, risultando possessiva e intransigente. Non c'è bisogno di essere uno psicologo per comprendere che la malattia del padre, che ha cancellato inaspettatamente e in modo repentino quella figura per lei importante, e la morte improvvisa della madre abbiano plasmato una ragazza angosciata dall'idea dell'abbandono. Le liti tra i due sposini sono abbastanza costanti e arrivano a essere violente a livello fisico. Teresa arriva persino a denunciare il marito dopo che lui l'ha schiaffeggiata. Teresa è esasperante e a un certo punto Clifford decide che non ne vuole più sapere di stare con lei. Quando lo comunica a Teresa, di sicuro non si aspetta la sua reazione. La donna prende il fucile e gli spara dritto al cuore. Clifford muore a soli 23 anni, lasciando Teresa che ne ha 18, un figlio che ne ha appena 2 e uno che nascerà dopo soli 3 mesi. Teresa per questo omicidio non finisce in prigione perché recita la parte della donna maltrattata e i giudici le credono. Ha un figlio piccolo ed è incinta. Ha reagito per difendere se stessa e quei 2 bambini. Per di più sostiene di non aver sparato con l'intenzione di uccidere, ma di aver preso il fucile in mano solo per spaventare il marito. Nella foga della discussione è partito un colpo accidentale. Una donna maltrattata e spaventata che non aveva quindi alcuna intenzione di fare del male al marito. La seconda figlia di Teresa Knorr è Sheila Guy Sanders. Teresa proprio in questo periodo inizia a fare uso esagerato di alcol. È una donna che all'apparenza non riesce a sopportare di rimanere sola, ma più andiamo avanti e più capiremo che ha semplicemente bisogno di qualcuno a cui delegare le sue incombenze. Quando incontra Estelle Thornsbury sembra pronta per una nuova relazione e lui non ha occhi che per lei. Quella ragazza è la sua salvezza, anche perché lui è un veterano di guerra ed è disabile. Non è semplice per lui trovare una donna disposta ad accollarsi i suoi problemi. Non gli sembra vero di aver finalmente trovato l'amore. Si sposano piuttosto rapidamente, ma l'idillio matrimoniale termina quasi subito, quando lui si rende conto di essere diventato la babysitter gratuita dei figli della sua nuova moglie. Lei infatti spesso esce, lasciandolo da solo ad occuparsi di loro. Estelle inizia in fretta a farle capire che quella situazione non gli sta bene per niente, ma lei minimizza il problema e continua a comportarsi come se nulla fosse, come se abitasse da sola. Tanto che a un certo punto inizia una relazione con un altro uomo che, tra le altre cose, un amico molto stretto di suo marito.
Quando Estelle lo scopre, chiede subito il divorzio. Come abbiamo detto, per Teresa rimanere sola non è un'opzione, quindi inizia a frequentare un marine di nome Robert Knorr. In tutto questo noi immaginiamo che siano passati chissà quanti anni. In realtà questo accade quando Teresa ne ha ancora 18. In soli 2 anni si è sposata, è rimasta vedova, si è risposata, ha divorziato, ha avuto 2 figli, è incinta del terzo e si è risposata nuovamente. La terza figlia è Susan Marlene Knorr e nasce a settembre del 1966. Nel 1967 nasce William, nel 68 Robert e nel 70 Teresa, Terry, proprio la nostra protagonista. Nuovo matrimonio, nuovo marito, ma situazioni identiche alle precedenti. Conflitti continui, gelosie e soprattutto uno smodato uso di bevande alcoliche. La violenza in casa Knorr è all'ordine del giorno e anche i figli ne pagano le conseguenze. Nel 71 anche Robert ne ha abbastanza di Teresa e chiede il divorzio anche lui. Lei per ripicca gli impedisce di vedere i suoi figli. L'inchiostro sui documenti del divorzio non è ancora asciutto, eppure Teresa inizia già un'altra relazione con il ferroviere Ronald Pulliam. Questo rapporto è esattamente la fotocopia di tutti gli altri. Anche Robert ben presto chiede il divorzio perché è stufo di fare il babysitter non pagato. Una nuova relazione per Teresa inizia nel 76 con Chester Harris. Teresa Knorr è in pratica la serial killer dei matrimoni, ne ammazza uno via l'altro in modo sempre più ravvicinato. Considerate che Chester è molto più grande di lei, ha 59 anni, e accetta di sposarlo dopo soli 3 giorni di frequentazione. Forse a causa dell'età, Chester sembra felicissimo e molto portato per fare il padre. Gli stessi figli si affezionano moltissimo a lui. All'apparenza c'è finalmente un po' di equilibrio nelle loro vite e una figura genitoriale su cui poter contare. Ma ovviamente qualcuno all'interno di questa famiglia non lo è per nulla. Ogni scusa per Teresa è buona per scatenare l'ennesimo litigio e per una persona gelosa e possessiva quanto lei, l'hobby che coltiva Chester è a dir poco inaccettabile. L'uomo infatti ha la passione per la fotografia e capita che i suoi scatti immortalino figure femminili prive di vestiti. Qualcuno potrebbe obiettare che non è indispensabile fotografare donne senza veli. Ci sono i tramonti, gli animali, i fiori, i paesaggi. Tuttavia la figura umana ha sempre rappresentato un'incredibile fonte di ispirazione per qualsiasi artista. E non è assolutamente detto che un uomo affascinato dalla figura femminile in senso artistico abbia anche delle intenzioni poco lodevoli. Inutile però spiegare questo concetto a Teresa, che gli rende la vita un inferno. Il matrimonio finisce nel giro di 3 mesi. Evidentemente l'uomo giusto per Teresa non esiste. Dopo questo ennesimo divorzio si trasferisce a Sacramento con al seguito tutti i suoi figli. La donna è preda di scatti di rabbia incontrollati, frustrata e senza prospettiva. Economicamente è alla canna del gas, come si suol dire. Sfoga ogni malumore sui suoi figli. Ma non dobbiamo credere che i suoi occhi siano tutti uguali. Teresa ce l'ha in particolar modo con le figlie femmine. La violenza contro di loro comprende schiaffi, calci, lancio di oggetti, tra cui anche coltelli, bruciature di sigaretta. Non a caso questa storia ricorda molto da vicino quella di Sylvia Likens, e il motivo è molto semplice. Anche in questo caso la donna responsabile delle violenze coinvolge gli altri figli e li convince a diventare suoi complici nelle torture. Howard, William, Robert sono i suoi soldatini e non si tirano indietro quando si tratta di picchiare con una furia inaudita le sorelle. A mani nude o con attrezzatura varia colpiscono ripetutamente quasi ogni giorno quelle ragazze. Abbiamo visto in altre storie la curiosa usanza di chiudere i bambini negli armadi. Qui siamo di fronte al livello superiore, perché la piccola Terry a soli 8 anni viene chiusa in un congelatore. Ora non è chiaro se il congelatore fosse acceso oppure no, ma resta il fatto che la chiusura di questo elettrodomestico è ermetica. Ciò significa che non permette all'aria di passare. La conseguenza è che in brevissimo tempo l'ossigeno si consuma, lasciando la bambina affamata d'aria e terrorizzata. Per essere certi che non possa fuggire, che non si azzardi ad andare contro il volere di sua madre, Teresa e il fratello Howard rimangono serenamente seduti sul coperchio. Immaginate il terrore che può aver provato a quell'età in una situazione di questo genere. A volte i bambini possono essere esasperanti, questo lo sappiamo. Quale genitore a un certo punto non ha alzato gli occhi al cielo domandandosi che cosa fare per un attimo di tranquillità?
Teresa ci insegna che puntare loro una pistola alla testa e minacciare di fargliela saltare via è un ottimo modo per ottenere la loro attenzione e la loro obbedienza. Terry è la più fortunata, perché la violenza vera è riservata alle sorelle Sheila e Susan. Sono più grandi di lei e cominciano ad assomigliare a piccole donne. Teresa non lo sopporta. Anche questa è una somiglianza con la storia di Sylvia Likens. Vedere se stessa sfiorire, anche in seguito alle ripetute gravidanze, all'alcol che assume ogni giorno, alle preoccupazioni economiche, che inevitabilmente influiscono anche sul suo aspetto, la rende furiosa verso le ragazze che stanno a malapena fiorendo. Tra i vari piani che Teresa mette in pratica per rendere le sue figlie meno gradevoli, c'è quello di obbligarle a mangiare in modo esagerato, con l'intento di renderle grasse. Pensa che così nessun ragazzo le guarderà mai. Ma la follia deve ancora arrivare, quella vera, incomprensibile e senza attenuanti. Teresa è una squilibrata, questo lo abbiamo capito, ma ci sono cose che proprio non si riescono a concepire, neppure quando si immagina una madre pazza. Quello che vedremo tra poco ha due chiavi di lettura. La prima, Teresa è così folle da fare qualcosa senza in realtà rendersene conto per poi incolpare le ragazze. La seconda, Teresa sa esattamente che la colpevole è lei, ma è disposta a fare qualsiasi cosa, persino nuocere a se stessa, per trovare una scusa valida e aggredire le sue figlie. Io sono convinta che la risposta giusta sia la seconda, ma ditemi voi cosa ne pensate. La donna inizia a strapparsi i capelli, le sopracciglia e addirittura le ciglia. Quando il risultato del suo accurato lavoro è evidente agli occhi di tutti, chiude le 3 figlie in una stanza portando con sé il figlio maggiore. La situazione è a dir poco grottesca. Lei sta lì impalata con i segni evidenti di quell'autoaggressione, con Howard che osserva impassibile e domanda insistentemente alle figlie perché le abbiano fatto una cosa del genere. Chiaramente sono gelose di lei, la odiano e cercano di renderla più brutta per non dover competere. Howard crede a tutto quello che sua madre dice. Chiede con insistenza chi è la responsabile, ma nessuna delle ragazze vuole ammetterlo. Non c'è problema, nel manuale del buon genitore di Teresa Knorr c'è una soluzione anche alla reticenza delle figlie più cocciute. Le brucia con la sigaretta, le picchia, le lascia senza acqua né cibo. Questa pratica va avanti per settimane. Ogni giorno le ragazze subiscono le più atroci torture. Teresa però ha già individuato la vera responsabile. È sotto gli occhi di tutti che Susan stia crescendo velocemente. È chiaro che sia gelosa, irrispettosa e ribelle. Le dice testualmente che sa di essere una donna molto bella e che lei, figlia ingrata, è così gelosa da aver deciso di colpirla in quel modo per renderla più brutta. Ma queste madri gelose delle figlie, vogliamo parlarne? A me sembra una cosa talmente assurda che non riesco a comprendere il meccanismo che c'è dietro. Avere un figlio o una figlia più intelligenti di noi, più belli di noi, più simpatici di noi dovrebbe essere un vanto e non motivo di invidia. In ogni caso, Teresa proietta il suo sentimento su Susan e l'accusa di essere gelosa della sua avvenenza. Nessuna delle ragazze alla fine confessa, ma Teresa rimane convinta delle sue deduzioni e dopo intere settimane di punizioni si ritiene soddisfatta. Capita a volte che dopo intensi periodi di violenze Teresa cambi completamente, regalando ai figli momenti di quiete, sicuramente non di serenità, perché quando vivi in un ambiente così velenoso non puoi dimenticare tutto quello che ti viene fatto e la serenità rimane qualcosa di sconosciuto e forse mai provato. Tuttavia ci si può accontentare anche della quiete quando sei abituato a vivere in un clima di terrore. I ragazzi sanno che questi periodi non durano mai troppo a lungo e che presto quel mostro che si nasconde dentro la loro madre tornerà. Se fino a una certa età i figli non capiscono esattamente cosa accada nelle loro vite, crescendo si rendono conto che vivono in una situazione lontanissima dalla normalità di qualsiasi altra famiglia. Diventano all'improvviso consapevoli di essere delle vittime innocenti. Proprio il fatto che stiano crescendo alimenta ancora di più la frustrazione di Teresa, che vede il suo potere diventare ancora più piccolo e il suo regno di terrore prossimo alla fine. Un giorno o l'altro diventeranno adulti e quando questo succederà, lei non avrà più alcun ascendente su di loro. Annega questi pensieri nefasti nell'alcol. Gonfia e imbruttita, cerca una soluzione per mantenere il più a lungo possibile il controllo sui ragazzi. Queste intense ore di riflessione la portano a decidere di non mandarli più a scuola, in modo da allontanarli in via definitiva dal resto del mondo. Un mondo che sta minacciando il suo potere,
rivelando ai ragazzi che esistono altri modi di vivere e soprattutto per averli costantemente sotto gli occhi. Se questo non fosse abbastanza, impedisce loro di uscire di casa per qualsiasi motivo e decide di eliminare da casa la linea telefonica. Tagliati completamente fuori dal mondo, non possono fare altro che continuare a subire senza che nessuno lo sappia. In tutto questo vi starete domandando come è possibile che nessuno si sia mai accorto delle condizioni in cui stavano vivendo i ragazzi. Spesso, soprattutto in quegli anni, era piuttosto comune lasciare che ogni famiglia risolvesse i propri problemi senza intervenire. Era comune credere che nessuno dovesse mettere becco nelle faccende altrui, in special modo quando si trattava di genitori che usavano metodi severi con i figli, o gli uomini che credevano di poter impartire vitali lezioni alle proprie mogli. Quindi anche se qualcuno nota l'ansia nella quale vivono i ragazzi, anche se qualche vicino si accorge delle condizioni igieniche in cui versa l'appartamento nel quale risiedono, nessuno si fa avanti per verificare che stiano bene. Nessuno dice niente neppure quando ai ragazzi viene impedito di uscire di casa, anche solo per recarsi a scuola. Se la madre ha ritenuto che dovessero smettere di studiare, è un suo diritto farlo senza dare alcuna spiegazione. O almeno questo è quello che pensano gli insegnanti, i conoscenti e i vicini di casa. Immaginate adesso come possono essere i giorni, passati uno dopo l'altro ogni ora, chiusi in un appartamento, con una madre che ha perso completamente la ragione. L'unica tra i figli a cercare di alzare la testa è Susan, la sua seconda figlia femmina. È un adolescente che inizia a contrapporsi con tutta la forza che riesce a rimediare alla madre. Questo atteggiamento di ribellione non fa che alimentare l'odio di Teresa. Ciò che fa scattare in Susan il desiderio di affrancarsi da quella madre è la consapevolezza di poter avere di più. Susan è una ragazza molto intelligente, riflessiva, molto brava a scuola. Lo studio le permette di evadere, di pensare a un futuro migliore e sua madre le ha tolto anche quello. Non sta affrontando sua madre perché vuole uscire per andare a ballare, anche se sarebbe anche questo un suo diritto. Sta facendo tutto questo perché vuole crearsi una sua vita, puntando tutto sulla propria istruzione, che invece le è stata negata. Susan ha anche avuto modo di entrare in contatto con altre ragazze e pur non avendo mai parlato della propria condizione ha ascoltato i loro racconti e ormai sa che la sua famiglia ha qualcosa di anormale e di velenoso. Susan trova il coraggio di affrontare la donna, anche sapendo che non la passerà liscia. Il suo coraggio non è volto solo a salvare se stessa, ma anche le sorelle. Tutti chiusi in quella casa, senza possibilità di interazioni sociali e persino senza modo di guadagnare del denaro, Teresa obbliga i suoi figli a uscire solamente per procurarsi cibo e altri generi di prima necessità nei centri commerciali. Con il passare dei mesi li obbliga a diventare più intraprendenti, così iniziano anche a rubare denaro dalle casse dei negozi. Forse proprio in una di queste circostanze Susan riesce a entrare in contatto con alcuni amici. Lei vuole a tutti i costi salvare se stessa e le sue sorelle. Facendosi forza organizza la propria fuga, certa di trovare in loro degli alleati. In effetti la accolgono e la ospitano, tuttavia quando Susan chiede loro di accompagnarla a prendere i suoi effetti personali a casa di sua madre, non ci mettono molto a scappare a gambe levate quando si trovano di fronte suo fratello Howard che li minaccia e li aggredisce. Non dico che dovessero fare gli eroi e affrontare Howard di persona, ma avrebbero potuto perlomeno chiamare la polizia, essendo comunque al corrente del modo in cui stavano vivendo in quella casa. Susan è costretta a tornare da sua madre, ma non ha smesso di cercare un modo per andarsene. Scappa di nuovo, questa volta evita come la peste gli amici, soprattutto quelli codardi, e si rivolge alla polizia che le trova un posto in una struttura assistenziale. Finalmente sembra che Susan abbia trovato il coraggio di denunciare. Adesso non resta che aspettare che la legge la punisca come giusto che sia. La ragazza, che ha tanto così dal potersi finalmente affrancare da quella madre terrificante, assapora la libertà, il pensiero delle sue prospettive future, l'orgoglio di avercela fatta e di poter liberare anche le sue sorelle. Solo che in tribunale nessuno degli altri figli conferma quello che lei ha raccontato. Stretti sotto il giogo di una madre che li ha convinti di essere lei la vittima di una figlia ingrata, sicuri che la madre non meriti un trattamento così ingiusto, sicuri che la loro famiglia in fondo non sia così male, oppure semplicemente impauriti da quello che potrà succedere in seguito, confermano tutto quello che Teresa dice e smentiscono tutta la storia raccontata da Susan. Dopo la chiusura del processo, Susan è costretta a tornare a casa. Non smette però di sognare una vita diversa e presto mette a punto un altro piano per poter andar via. L'ennesima fuga le costa il ricovero in una clinica psichiatrica.
È evidente che quella ragazza è problematica, potrebbe persino rivelarsi pericolosa per se stessa o per gli altri. È necessario contenerla per evitare il peggio. Dopo qualche mese sembra che i farmaci abbiano fatto l'effetto voluto e Susan viene rispedita da sua madre. Teresa però non ha intenzione di lasciar correre. Susan le ha dato fin troppi problemi e le lezioni precedenti non sembrano averle insegnato proprio niente. Forse è il caso di essere un po' più incisivi. Il bentornato a casa per Susan viene organizzato nei minimi dettagli. Tutti i figli sono costretti a partecipare al pestaggio perché Teresa vuole che le sia ben chiara una cosa: è sola. Nessuno starà mai dalla sua parte. Il pestaggio continua finché Susan ha ancora qualche reazione, dopodiché viene spostata di peso sul letto, legata e imbavagliata. In questo modo non potrà più di sicuro scappare, mettendo a rischio i segreti di famiglia. Però non basta per far capire a Susan che non uscirà mai più viva da quella casa. È necessario che il messaggio sia più chiaro. Così costringe la figlia più piccola, Terry, quella che ha l'enorme fortuna di aver ereditato il nome dalla madre, la costringe a tenere sotto tiro con una pistola sua sorella. Chi nasce guerriero non può morire schiavo. Susan è legata, coperta di lividi, affamata e assetata, furente e determinata a non lasciarsi piegare. Sfida sua madre una volta di troppo. Teresa strappa la pistola dalle mani di Terry, che guarda la scena impietrita, e spara al petto di Susan. Forse era proprio quello che voleva, perché subito, all'istante, chiede di poter essere portata in ospedale. Forse sapeva che l'unico modo per uscire da quella casa di nuovo era provocare una grave emergenza. Adesso c'è in effetti un'emergenza. Susan ha assoluto bisogno di un medico. Ma per quanto sappia che sua madre è una persona orribile, ancora non ha compreso quanto profondo sia l'abisso in cui si trova il suo cuore nero. Perché Teresa non ha nessuna intenzione di dare a Susan quello che vuole. Vede il suo bluff, se così si può dire, perché la ferita è più che reale, e rilancia. Prima di tutto Susan va spostata perché sta macchiando il letto, il pavimento e il tappeto. La vasca da bagno andrà benissimo. Dopodiché mette in chiaro che dovrà guarire da sola. Susan rimane in quella vasca per settimane. La ferita ci mette molto a chiudersi e a ogni movimento si riapre e soprattutto sta facendo infezione. Susan ha la febbre, ha dolori ovunque, non solo per la ferita, ricordiamo che era nicchiata in una vasca. Tuttavia con le poche energie rimaste ingaggia di nuovo una battaglia rabbiosa con la madre. Che cosa ha da perdere in fondo? Potremmo credere che le condizioni di Susan muovano Teresa alla pietà, che in qualche modo riesca a ritrovare un minimo di umanità, ma quello che succede, invece, è che la pugnala alla schiena con le forbici. Stanca dei suoi lamenti, la colpisce. Susan chiede di lasciarla andare, la implora di avere pietà di lei. Teresa ne ha abbastanza. Non sono sicura di credere a quello che sta per dire Teresa a Susan. Non so se la sua intenzione fosse davvero quella di liberarla. Quello che so è ciò che dice di voler fare. Accetta di lasciarla andare, ma non prima di aver rimosso il proiettile che è entrato dal petto e si è fermato nella schiena. Non vuole che nessuno possa accusarla di averle sparato. Se mai arriverà con la polizia dirà che non ne sa nulla, che sì, ha un'arma, ma di sicuro non è quella che ha sparato a Susan. Senza proiettile non potranno di sicuro incolparla. Potrebbe averle sparato chiunque. Susan non ha alternative. Al suo posto, penso, avrei fatto la stessa scelta. Accetta di farsi togliere quel proiettile dal corpo. Avete presente cosa possa voler dire? Senza anestesia, in una condizione tutt'altro che igienica. Fatto tra l'altro dalle mani inesperte di suo fratello Robert. Susan sopporta il dolore, resiste, perché l'unica cosa che vuole è andar via da quella casa. Se il prezzo è questo, lo pagherà. Il proiettile viene estratto. Probabilmente Susan pensa che ne sia valsa la pena. Adesso potrà essere libera. Ma il destino proprio non vuole che esca da quell'incubo. La ferita, che già era miracolosamente guarita quando Susan era stata colpita, questa volta si infetta in modo grave. Il miracolo non si ripete. Con il passare dei giorni Susan si aggrava sempre di più. Sdraiata sul pavimento, abbandonata completamente a se stessa, con gli abiti impregnati di urina e feci, febbricitante, ormai delirante, comprende che quella casa non la lascerà mai, che molto probabilmente sarà la sua tomba. La sepsi ha ormai intaccato ogni organo. Teresa non si fa cogliere dalla pietà nemmeno adesso.
e anzi contrariata da quella lunga agonia che pare non finire mai. Così decide di raccontare una storia, di quelle che ti aspetti di ascoltare attorno a un falò, mentre le ombre ti inquietano. Susan non è più la ragazza che tutti loro conoscevano. Susan è una strega. È stato Chester ad averla maledetta. Ha richiamato il diavolo durante una delle sue sedute e gli ha chiesto di impossessarsi di quella figlia e sorella. Per questo è sopravvissuta al proiettile. Per questo è riuscita a sopportare tanto dolore. Non ha più niente di umano e bisogna allontanarla da loro per salvare le loro vite. L'unico modo è bruciarla, come si faceva una volta sul rogo. La manipolazione di questa donna è agghiacciante ed è altrettanto agghiacciante il fatto che i figli seguano ciò che lei dice. Io penso che in parte credessero davvero a quello che raccontava e credo anche che non avessero scelta. Cresciuti in un clima di terrore continuo, di violenza, di puro odio, si sono ritrovati con una volontà annullata e con l'incapacità di ragionare liberamente in modo logico e obiettivo. Il 16 luglio 1984 Susan, di soli 17 anni, viene legata e portata lontano da casa, a Plasser per l'appunto. È ancora viva quando la cospargono di benzina e le danno fuoco. Muore a causa delle ustioni e del fumo che le riempie i polmoni. Solo una piccola porzione del volto rimane intatta, ma è impossibile capire di chi si tratti. Teresa si ritrova senza la sua antagonista più coraggiosa e finalmente può concentrarsi sulla figlia Sheila, la sua primogenita. La donna è furiosa con tutti i suoi figli e con gli uomini che li hanno generati perché a causa loro lei è sfiorita. Vive in uno stato di indigenza e non ha nessuna prospettiva futura ormai. Il sussidio con cui vivono non basta mai ed è per questo che obbliga Sheila, 19 anni, a vendere il suo corpo. È rischioso e lo sa. Farle fare quel mestiere significa farle entrare in contatto con altre persone all'esterno di casa, persone con cui potrebbe parlare, ma il denaro le serve e spera che le minacce che le rivolge ogni giorno bastino a convincerla che deve tenere la bocca chiusa. Anche qui vediamo una somiglianza con ciò che è successo a Sylvia Likens. Teresa è disgustata da Sheila e lei a obbligarla, ma è al contempo disgustata dalla sua promiscuità. Odia il fatto che ci siano uomini disposti a pagare per stare con lei. L'accusa di essere disgustosa, di avere malattie venere che sta attaccando al resto della famiglia. Insinua che sia incinta e che sia una bugiarda che nasconde tutte quelle informazioni per nuocerle. Si persuade di essere stata contagiata e che Sheila abbia sparso i suoi germi apposta per vendicarsi, per farla ammalare. Sheila nega, ovviamente, ma Teresa non le crede. La ragazza, schiavizzata dalla madre nei modi più ignobili, si ritrova al centro della malata attenzione di sua madre, che ha tutta l'intenzione di farla confessare con le buone o con le cattive. Ammesso che le buone le abbia mai usate in tutta la sua vita. È necessario usare le maniere forti, così ordina ai ragazzi di picchiarla in modo feroce, e quando nemmeno questo basta a farle dire la verità, la fa legare e chiudere in un armadio. Sheila rimane lì un giorno dopo l'altro, senza cibo né acqua, con il caldo asfissiante di giugno e gli abiti intrisi di urina ed escrementi. Quando non ce la fa più sussurra che vuole confessare, dirà tutto. Ma sua madre ormai non è più interessata a sapere cosa da dire. Ormai è tardi. È necessario che tutti capiscano che le risposte le devono dare quando lei le pretende e non serve pentirsi dopo averla fatta penare per giorni. Che quella punizione serva da lezione a tutti quanti. Inoltre Sheila ormai non è più gradita in quella casa, se mai lo fosse stata. Sheila rimane chiusa dentro l'armadio ancora per lunghi giorni finché i sospiri, i piagnuccolii non terminano una volta per tutte. Quando quell'armadio viene riaperto, Sheila ha soli 20 anni, è ormai morta. Si presume che sia morta qualche giorno prima, soprattutto perché l'odore che proviene dall'interno del mobile è terribilmente intenso. Con il caldo, in un ambiente umido e chiuso, il corpo si è gonfiato e ha cominciato a decomporsi perdendo liquidi appiccicosi e maleodoranti. In casa non si respira ed è urgente liberarsi subito di quel corpo. Teresa è disgustata e contrariata dall'ultimo affronto di quella figlia che ha osato morire impestando tutta casa. Ordina ai figli Robert e William di smaltire i suoi resti. Il corpo di Sheila viene chiuso in uno scatolone e abbandonato accanto a un aeroporto. Di nuovo la polizia si ritrova con un corpo che non è in grado di identificare. Oltre al fatto di essere irriconoscibile, nessuno ha denunciato la scomparsa di una ragazza di quell'età, per cui rimane anche Sheila un'altra Jane Doe. Il passaggio di Sheila nella casa familiare ha però lasciato una scia che non vuole andarsene.
L'odore terrificante della sua morte è rimasto aggrappato a quei muri, tanto che nessuno riesce a sopportare di viverci ancora. Teresa è furiosa. Sheila ha contaminato ogni cosa. Per questa ragione impone alla figlia Terry di procurarsi della benzina e poi dare fuoco all'alloggio. Il fatto che prenderà fuoco l'intero condominio non è un problema suo. Terry esegue l'ordine di sua madre. Dopo aver intriso tutto di benzina, dà fuoco all'appartamento. Tuttavia, per fortuna, alcuni vicini si accorgono quasi subito del fumo che proviene dai locali e intervengono in prima persona chiamando i vigili del fuoco, che nel giro di pochissimo tempo riescono a domare l'incendio. Potremmo credere che adesso qualcosa salti fuori, che finalmente qualcuno si accorga di quello che è successo in quell'alloggio. Invece nessuno si accorge di nulla. Ciò che però accade è che tutti i figli di Teresa riescono, approfittando della baraonda, a fuggire lontano da lei. A parte Howard, che aveva già lasciato quella casa in precedenza senza mai più farsi vedere, gli altri erano ancora tutti con lei. Terry è la più piccola e teme di non riuscire ad allontanarsi da sua madre, ma con uno stratagemma sa di poter andare via senza attirare troppe attenzioni. Si impossessa dei documenti di Sheila in modo da risultare un'adulta e così facendo riesce ad andare via. L'unico figlio che rimane accanto a Teresa, probabilmente dipendente in modo patologico da sua madre, è Robert. Non ci deve stupire che l'uomo sia incline alla violenza e mentalmente instabile. Nel 91, a Las Vegas, dove vivono, viene condannato per una rapina per il ferimento di un uomo. Teresa, ormai perso anche l'ultimo dei suoi figli, decide di trasferirsi nello Utah, a Salt Lake City. Terry, che per anni ha cercato di dimenticare, di trovare delle risposte a tutto ciò che ha vissuto, arriva alla consapevolezza di non poter continuare senza parlarne con qualcuno, senza far sapere a tutti che tipo di mostro sia sua madre. È proprio a questo punto che inizia il suo pellegrinaggio per trovare qualcuno che le creda. E quando questo finalmente accade, la polizia cerca Teresa Knorr e la trova. A novembre del 1993 Teresa è una donna anonima, di quelle che mettono addosso un po' di tristezza, perché sole e abbandonate da tutti i figli. Lavora come badante per un'anziana signora, madre del suo padrone di casa. Una donna che non è mai riuscita a occuparsi di nessun altro tranne che di se stessa, che ha fatto passare l'inferno dei bambini, che si è approfittata dei suoi compagni, adesso si sta prendendo cura di una persona anziana. Probabilmente l'ultimo dei lavori che avrebbe scelto di fare, ma che è costretta a fare per necessità. Quando viene a galla tutta la storia di Terry, la donna viene accusata, così come Robert e William. Robert è già in prigione e sta scontando una condanna a 16 anni per la rapina e l'aggressione. A entrambi viene offerto un accordo se decideranno di collaborare e di dire tutto ciò che sanno. La storia che racconta Terry e che confermano i fratelli porta alla luce l'incubo in cui questa donna li ha fatti vivere per tutta la loro vita. Robert viene condannato a 3 anni per complicità. Una punizione lievissima perché alla fine ha deciso di collaborare. Per William ci sarà la libertà vigilata. Il fatto è che il giudice non vuole calcare troppo la mano con quei ragazzi, che sono stati in fondo anche loro vittime di quella madre terrificante, che li ha messi gli uni contro gli altri. Ognuno di loro ha cercato a suo modo di sopravvivere. Ognuno di loro ha vissuto confondendo il bene con il male. Il loro equilibrio mentale è stato minato fin da subito. Teresa Knorr si dichiara colpevole e viene condannata a 2 ergastoli consecutivi. Ancora oggi, all'età di 78 anni, è detenuta al Californian Institute for Women. Forse potrà richiedere la libertà vigilata nel 2027, all'età di 80 anni, ma io francamente spero che non metta mai più piede fuori dalla prigione. Nemmeno adesso che è anziana, nemmeno ora che probabilmente non può più fare del male a nessuno. Non merita di poter di nuovo camminare per strada. Non si sa che fine abbia fatto Howard, di cui si sono perse le tracce e che non ha mai pagato per aver collaborato con sua madre. Probabilmente anche per lui la condanna sarebbe stata lieve, viste le condizioni di dipendenza psicologica a cui li aveva abituati Teresa. Terry ha lottato a lungo con i suoi fantasmi, è andata in terapia e ha cercato di dare un senso alla sua esistenza. Non possiamo sapere se davvero nella sua testa la tempesta si sia placata, ma sappiamo che all'apparenza ha provato ad andare avanti. Ha vissuto nello Utah con suo marito, ma il destino con lei è stato inclemente e nel 2011, a soli 41 anni, è morta. Anche questo fatto mi fa ricordare la storia di Sylvia Likens. Anche lì la donna responsabile delle torture e dei maltrattamenti è riuscita a vivere a lungo, mentre le sue vittime hanno trovato una fine triste arrivata anzitempo.
Anche questa volta, miei cari, siamo arrivati alla fine del video. Spero di aver esposto i fatti con rispetto e in modo comprensibile. Auguro a tutti voi una buona giornata e vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo in molti modi. Ve ne sarò grata se lo farete. Un abbraccio a tutti e a presto!